Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo video. Si rende necessario fare questo video perché, come sia dal titolo, ma sicuramente l'internet di Flash and Blood è stato invaso dalla notizia dei nuovi ban in Classic Constructed e quindi adesso voglio darvi la mia opinione al riguardo, ma non tanto sulle motivazioni dei singoli ban, che adesso brevemente andremo a citare, ma soprattutto su quali sono le conseguenze di questi ban sul metagame attuale e sui singoli eroi che sono stati colpiti sia direttamente sia indirettamente. Quindi ragazzi, in questo video andiamo a vedere i ban, andiamo a vedere l'evoluzione del metagame con questi ban, quindi quale eroe perde più potere, quale eroe guadagna da questi ban o da questi sban, tra virgolette, e soprattutto cosa succederà nella top representation degli eroi, quindi quali eroi diventeranno più rappresentati e quali invece potrebbero subire un contraccolpo. Quindi iniziamo subito dalla lista dei ban e delle eventuali restrizioni. Restrizioni non ce ne sono state, abbiamo avuto una serie di ban che sono, per la precisione, Bonds of Agony per gli Assassin, Golden Tipple sia nel colore rosso sia nel colore giallo per tutte le classi pirata che li giocano, in particolare Gravy Bones, Plume of Evergrowth per Verdance e per il blocco Earth, Talk a Big Game, quindi una carta Bruto Guardian che è stata bannata preventivamente in vista di Super Slam, e infine Germinate che è stata invece sbannata, quindi adesso Florian riacquisisce la sua specializzazione. Allora, andiamo subito sulle cose veloci. Quindi Talk a Big Game è un ban che loro fanno in via preventiva. Io poi ragazzi vi lascio tutte le motivazioni ufficiali, link in descrizione sul loro sito, quindi non le vado a leggere anche perché lo avete già fatto voi e non voglio farvi perdere tempo. Ci sono altri video di altre persone che ne parlano più approfonditamente. Quindi io ve li cito, vi do giusto un'opinione veloce per completare poi il discorso che farò dopo. Quindi, Talk a Big Game, un ban preventivo. Ci sta, un po' come hanno fatto con Germinate prima dell'uscita della carta in ICES, mi sembra. E quindi, ok. Per quanto riguarda Plume of Evergrowth, allora, giustamente loro dicono che non vogliono dare arbitrarietà alla combo di endgame di Verdance con 9 danni arcani, quindi i 6 della carta che sta spoilerata in Super Slam, più i 3 ovviamente della Winning Moon. Non vogliono che sia una cosa arbitraria, matematica certa, che quando l'avversario arriva a 9 è morto. E quindi hanno bannato Plume. Io ci vedo anche un'altra motivazione dietro, che forse non era voluta direttamente, o forse sì, ed è quella di non dare 4 copie, e non 3, di carte come ad esempio Felling of the Crown. Una delle giocate che anche io, che gioco Verdance, ogni tanto ho fatto più frequentemente è stata quella di riprendermi Felling of the Crown con Plume e rigirare il tempo, perché sappiamo che Felling è una carta che dà il tempo di nuovo al giocatore che la usa, quindi è assolutamente fortissima e molto spesso non è più usata per darti la copia extra di Rampart and Growth, ma semplicemente ridarti una power card come Felling. Quindi secondo me è un ban che ci può assolutamente stare. Per quanto riguarda i Golden Tipple, allora qui adesso entriamo nell'infinito dibattito cosa andava bannato a Gravy Bones. Allora, senza stare a fare eccessiva polemica, Golden Tipple è sicuramente un inizio, perché stanno un po' decelerando la velocità di Gravy Bones nel generare gold e fare danno allo stesso tempo, oltre che pescare. Ora, da questo ban in realtà ne esce anche un pochettino depotenziata Valda, che aveva un matchup discreto contro Gravy, proprio perché Gravy pesca tanto e quindi abilita il dominate di Valda. Tornando però su Gravy, secondo me è un ban che ci si può giocare attorno. Sì, perdi 6 carte che ti fanno gold, sicuramente è depotenziato. Personalmente io non penso che sarà giocato così tanto meno, o addirittura da dire che sarà un eroe morto o non lo vedremo più. Secondo me è una ci giri attorno senza eccessivi problemi. Sicuramente sarà più difficile, sicuramente sarà meno forte, ma ci sono ancora i Saltwater Swell. Secondo me adesso le liste cercheranno di virare
su un uso più intensivo dei Saltwater, probabilmente in 9 per, tutto Rainbow. Io al momento nella mia lista gioco il 6 per, rosso e blu, però chissà che non entrino anche i gialli. È un ban, secondo me forse addirittura potrebbe non essere sufficiente, cosa che dicono anche loro, quindi rimane comunque un eroe sotto osservazione, per quanto riguarda ovviamente i ban da fare. E infine Bonzo Vagoni. Allora, mi aspettavo Bonzo Vagoni? No. Cioè, se avessi dovuto prevedere un eventuale ban per Sleepy, perché io pensavo anche che non avrebbero bannato niente, ma avrei detto anch'io Take Up the Mantle come tantissimi altri. Bonzo Vagoni sicuramente è una carta che limita parecchio l'assassin in generale, perché è vero che Sleepy poteva forse abusarne, perché la loro motivazione è giochi contro Sleepy, ti fa Bonzo Vagoni, quindi blocchi poco, perdi carta. Blocchi troppo, ha Goigen naturale per l'effetto di Sleepy e quindi hai, come dire, bloccato in modo troppo inefficace e quindi ti becchi l'attacco successivo. Il che è vero per Sleepy, non è vero per Mario, non è vero per Uzuri, quindi forse io qua avrei fatto un ban mirato all'eroe, quindi Bonzo Vagoni in Sleepy, probabilmente, se si voleva andare a limitare questa cosa, giustissima, una motivazione che io condivido, perché qualsiasi cosa fai sbagli, quindi non puoi affrontare quella giocata in modo corretto, però forse non avrei, tra virgolette, tagliato le gambe agli altri assassin, in particolare Mario, che è l'altro assassin al momento giocato. Tuttavia, anche qua io non penso che Sleepy sarà un eroe che non si gioca più. Non andrei in paranoia su questo, sicuramente bisogna andare a sostituire una power card che non può essere sostituita perché Bonzo Vagoni è unica per fortuna o purtroppo a seconda che giocate l'eroe o meno. E... Però Sleepy secondo me rimane comunque un aggro valido, perde un po' di terreno e soprattutto perderà tanto terreno con il reinserimento di Florian, ma adesso qui ci arriviamo su come shifterà il meta secondo me. Quindi forse Bonzo Vagoni un po' eccessiva. Benissimo ragazzi, quindi fatta questa rapida premessa su quello che penso dei ban, però ripeto, link in descrizione per andarvi a vedere poi le motivazioni ufficiali che hanno portato a questi ban, passiamo un pochettino a come cambierà il meta, secondo me, in particolare chi vince e chi perde. Ora, per chi perde, ragazzi, è molto veloce, molto facile. Sleepy, secondo me, è l'eroe che esce più con le ossa rotte da questa banlist. Gravy perde i Tipple ma rimangono i Saltwater, quindi secondo me si può ancora giocare Gravy senza eccessivi problemi. Sì, bisogna fare gold in qualche altro modo, però i giocatori dovranno semplicemente imparare a giocare meglio attorno all'uncino e far proccare di più l'effetto dell'uncino. E chi ci gioca contro, secondo me, deve capire e deve fare molta più attenzione ora a non far ittare uncino, perché fare gold non è più così facile, né per Gravy e in generale anche per qualsiasi altro eroe tipo Marlin che la citano, per qualsiasi altro eroe che vorrebbe fare gold. Florian non soltanto riguadagna una carta fondamentale, ma al momento penso che esce veramente bene da questo span di Germinate, perché sarà l'eroe con il late game più forte nel gioco. L'interazione di queste due carte, Germinate e la Meld che è uscita con Isis, scusatemi, che vi metto a schermo perché non mi ricordo i nomi, perdonate. E questa combo, questa interazione, secondo me, dà a Florian il migliore endgame, addirittura migliore di Vertans, perché Florian può mettere in arsenale la falce, che non permette di curarsi gli eroi che subiscono i danni, e quindi ovviamente anche Vertans, nonostante la combo di one shot, secondo me ha un late game peggiore di Florian. Quindi Florian torna prepotentemente nel meta e potrei azzardare a dire che sarà l'eroe più rappresentato. Perché si trova bene contro aggro, secondo me si trova bene contro Gravy adesso perché Gravy rallenta e Florian può semplicemente giocare fatigue. Quindi secondo me sarà l'eroe più rappresentato. Inutile citare contro Syndra, Florian sta messo bene. Quindi Florian, primo eroe più rappresentato. Di lì, di conseguenza, tutto il resto. Gravy sarà ancora giocato, forse secondo, terzo eroe più rappresentato. Sleepy potrei dire che potrebbe essere sostituito da Mario, per chi vuole
ovviamente rimanere sulla classe Assassin, e oppure chi giocava Sleepy perché casomai giocava Florian prima, ad esempio, potrebbe tornare su Florian, o potremmo avere uno switch di giocatori che andranno su Florian, casomai una versione un po' più aggro di Florian rispetto ad una un po' più control fatigue. Quindi andiamo sulla meta prediction vera e propria. Florian, primo eroe rappresentato, quindi direi subito questo. Rimangono ben rappresentati Grevi e Verdance, anzi Verdance secondo me acquisisce un po' di potere da questa banlist perché tolgono ad Assassin dei tool interessanti e quindi possono tornare a giocare con un po' più di serenità la combo, ad esempio, piuttosto che il classico piano da Battle Mage. Quindi Verdant sarà sempre rappresentata come secondo o terzo eroe, Grevi la stessa cosa, e vedremo secondo me un decremento sensibile di giocatori di Sleepy. Ora, anche qua, fintanto che qualcuno non esce fuori con qualche lista che funziona, perché secondo me la combo Toxicity su Sleepy, quindi Toxicity e Kiss of Dead, secondo me è molto molto forte. E probabilmente adesso bisognerà puntare molto di più su questa combo. Però io non gioco Sleepy, ragazzi, quindi su questo sono soltanto delle ipotesi che posso fare, immaginando, avendoci giocato tanto contro Sleepy, posso immaginare che se devo sostituire una power play con un'altra power play, forse questa può essere la sostituzione giusta, anche se non risolve il problema. Per quanto riguarda invece gli eroi che vengono colpiti indirettamente da questi ban, quindi citiamo adesso i Guardian e i Bruti perché sono le classi che gioco principalmente. Partiamo dal blocco Guardian. Valda. Allora, Valda secondo me adesso rimane l'unico Guardian viabile se Florian e Verdance prendono di nuovo il dominio del meta. Perché, vero che è un guardiano, quindi sono comunque matchup pessimi, tuttavia Valda c'ha i dominate, quindi può giocare un pochettino intorno allo strapotere difensivo di questi due eroi. Tutti gli altri, secondo me, Victor verrà giocato molto meno, così come Jarl, che forse... però no, neanche, perché Jarl contro Florian, secondo me, andiamo verso un matchup troppo difficile. E quindi secondo me anche Jarl perderà un po' di terreno. L'unico eroe viabile sarà Valda, oppure, e qui lancio anche una provocazione, Victor con una lista fatigue. Nel senso che è una lista fatigue però di 1000, quindi andrà a scartare le carte da cima al mazzo, questo per cercare di andare a colpire carte come Germinate oppure la combo di Verdance, perché adesso Verdance senza la Plume non può andarsi a riprendere il Rampart dal cimitero. Quindi andargli a bruciare gli eventuali Rampart vuol dire tagliare le gambe a Verdance. Quindi forse Victor con tutte le carte che fanno clashare e scartare dalla cima del mazzo? Punto interrogativo, ovviamente. Per quanto riguarda invece il blocco bruto, Caio rimane sempre un iperagro, quindi come aveva il matchup prima, ce l'ha anche adesso, non penso che sia super intaccato da questo meta, probabilmente bisognerà andare a inserire qualche carta in più contro matchup fatigue, quindi casomai una terza copia di Castbones per chi gioca Castbones, oppure Savage Beatdown, forse una copia in più, cercare di puntare di più su questa carta, però al netto penso che Caio non abbia grandissimi cambiamenti. E Reinhard. Allora, Reinhard io l'ho giocato al BH di Milano quando Florian era top meta, scommettendo sul fatto che il meta era più lento. E comunque quando becchi matchup lenti, Reinhard secondo me è superiore a Caio. Il problema è quanti aggro ci saranno. Effettivamente Sleepy sarà giocato così meno? Così meno? Sì. Sarà sicuramente Syndra giocata meno adesso che torna Florian? Dipende dalle risposte a queste domande. Se le risposte dovessero essere sì, allora Reinhardt potrebbe addirittura fare qualche passetto in più nel meta. Altrimenti rimane dove si trova. Quindi, andando un pochettino a sintetizzare, ragazzi, quello che ci siamo detti, io direi che il meta rallenterà ulteriormente, Florian torna a essere super rappresentato, il meta rallenta, gli aggro inizieranno un pochettino a doversi riorganizzare per cercare di superare questa barriera di terra fatta da Verdance e Florian,
e vedremo con Super Slam. Nel senso, sono sicuro che i ban che sono stati fatti in un'ottica Super Slam, per forza sicuramente. Abbiamo già visto qualche carta interessante, vediamo cosa ci aspetta con gli spoiler e poi ci andremo ad esprimere nuovamente su questa cosa una volta che avrò visto tutte le carte. Sapete che a me non piace parlare a vanvera, non piace parlare senza delle basi solide su cui discutere, quindi vediamo cosa succede con i nuovi spoiler e se quindi poi effettivamente questi eroi sono depotenziati ma non uccisi, come si suol dire. Ragazzi, grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine. E se vi piacciono questi contenuti, come sempre, iscrivetevi al canale, guardate i video e fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate e cosa posso migliorare di questi contenuti. E io vi ascolto e vi rispondo sempre. Ragazzi, grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a you!